Santa Maria di Leuca o Santa Maria dei Finibus Terrae viene indicata con questi due nomi sin dall'antichità, è il santuario dedicato alla Vergine Maria, alla Madre di Dio. Ci troviamo in questo luogo, l'ultimo in ordine di tempo a essere stato recuperato, ristrutturato, ed è nuova l'opera che sotto quest'arco c'è la campana. C'è una leggenda che riguarda la campana del santuario di Leuca, che nel passato si è pensato che è stata, per effetto di qualche intemperia, caduta nel mare, e il mare a questa altezza è sprofondato, tanto è che anche gli speleologi dicono che non riescono a trovare il fondo. Quindi una campana che è immersa nel mare e che simbolicamente l'abbiamo fatta riemergere collocandola in questo giardino proprio dietro alla basilica, come luogo i cui rintocchi richiameranno il tema della pace, un tema diventato così urgente e così caro alla contemporaneità. Santa Maria di Leuca è l'estremo punta dell'Italia, noi siamo nel tacco dell'Italia, e questo santuario sorge sin dall'antichità. Alcune testimonianze lo fanno risalire tra la metà del III e la metà del IV secolo, anche se la leggenda ci dice che San Pietro abbia posto qui i primi passi nel muoversi verso Roma, e quindi l'evangelizzazione di queste terre è antichissima quanto antica è la cristianità. E Leuca è anche un luogo di incontro. Si dice che qui si incontrino i due mari, il mare Adriatico e il mar Ionio. Effettivamente si vede anche a occhio nudo che c'è una linea verso il confine che demarca i due mari. Da un lato si vede il mare di un colore e di una forma, e dall'altro lato, come se fosse un altro mare, di un colore diverso e di una forma diversa. E quindi luogo di incontro e luogo di dialogo, e quindi simbolicamente il santuario è stato sempre meta di pellegrini dove si vuole incontrare innanzitutto se stessi nell'intimità della propria coscienza, con il Signore Dio, con i fratelli, con gli altri. E poi in questi ultimi decenni anche i turisti sono diventati sempre più numerosi. Si vede molte volte che le persone che vengono per turismo rimangono incantati dalla bellezza paesaggistica, ma anche dal luogo sacro che ispira certamente all'incontro con qualcosa di più importante, di più grande, che nell'intimità del cuore umano. Allora, le proposte che questo santuario va facendo sono quelle di curare l'interiorità della coscienza della persona nel dialogo con Dio, nella preghiera, e anche e soprattutto nell'incontro, nell'amicizia tra i popoli. Per questo motivo da 10 anni a questa parte è nata un'esperienza che si chiama Carta di Leuca, rivolta in modo particolare ai giovani che da varie parti del Mediterraneo qui si incontrano tra il 10 e il 14 di agosto di ogni anno per fare un'esperienza di amicizia, di dialogo, di fraternità, e riflettendo sui temi più urgenti della vita sociale e civile che il tempo odierno porta. L'appello naturalmente è alla pace, seguendo le orme e l'insegnamento del grande e venerabile servo di Dio Don Tonino Bello, che è nativo di questa terra, e qui al santuario di Leuca ogni anno lui la notte tra il 13 e il 14 agosto con i giovani veniva in pellegrinaggio. Abbiamo ripreso questo pellegrinaggio grazie alla tenace volontà del vescovo di Ugento, Monsignor Vito Angiuli, come riproposta di un cammino spirituale indirizzato alla pace e all'accoglienza. Siamo nei locali adiacenti alla basilica e sono questi i luoghi più antichi che sono stati ristrutturati di recente, ma risalgono certamente al XVI secolo, XV-XVI secolo. Le nicchie, dove adesso sono collocate queste opere d'arte, in realtà servivano da giaciglio dei pellegrini, quindi questo era un antico ostello dove le persone, quando venivano in pellegrinaggio al santuario di Leuca, potevano qui rifocillarsi, riposarsi per poter riprendere il viaggio di ritorno verso le loro case.
E questa pietra è l'ara del Tempio della Minerva, che secondo la leggenda era preesistente al tempio cristiano dedicato alla Vergine Maria. Quindi il tempio forse era dedicato alla dea Minerva e poi in epoca cristiana è stato sostituito il culto alla dea Minerva con il culto alla Regina della Pace, la Vergine Maria. E in questi luoghi, adibiti ora a Museo d'Arte Contemporanea, si coniuga anche qui un incontro meraviglioso tra il nuovo, il moderno e l'antico. Anche questo è, come suggerisce l'esperienza cristiana, che tutto può contribuire per la gloria di Dio e per dare senso alla vita dell'uomo. Non si tratta di decidersi, di scegliere tra una cosa o l'altra, piuttosto si tratta di considerare che l'una e l'altra sono importanti per il progresso dell'umanità. Questo museo è stato realizzato grazie alla donazione della collezione di Vito Mele ed è intitolato a lui. Tra tutte queste opere ci sono alcuni di notevole importanza, come questa di Gio Pomodoro e altri di altri autori contemporanei, che sono davvero un pregio e un onore per la Basilica ospitare nei suoi locali queste opere d'arte.